Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. Ed eccomi qui con voi, buonasera a tutti e bentornati sul mio canale. Questa sera parleremo di terra interna, che non è la terra cava ma lo vedremo, che è uno di quegli argomenti che interessano sempre tanto e sui quali c'è tanta confusione. Ma prima di iniziare, aspettando che tutte le persone arrivino, intanto vedo, buonasera Alice, buonasera Deborah, buonasera a tutti quanti, scusate se non leggo tutti i nomi. Intanto io vorrei salutare tutti quelli che hanno partecipato al corso di Novara la settimana scorsa, il weekend scorso, veramente è stato un corso meraviglioso anche per me a livello di scambi personali e proprio di esperienze, perché per chi forse ancora non ha ben compreso è un discorso, quello che io vi propongo, assolutamente esperienziale. Quindi al di là di tutte le informazioni anche interessanti che posso riuscire a trasmettervi attraverso YouTube, il corso di riconnessione al sé è proprio la vostra personale strada alla verità e all'acquisizione delle vostre capacità, della vostra vera essenza e della migliore rappresentazione di voi, interiore ed esteriore nella vita che vivete. È stato un momento unico anche perché ogni esperienza è a sé e chi ha partecipato lo sa, perché ne abbiamo parlato, proprio perché è esperienziale, sono i partecipanti stessi che generano e creano il corso, di conseguenza ogni esperienza è diversa dall'altra e ogni weekend è differente. Allora, giusto prima di iniziare dico solo che il corso di Treviso è chiuso, vi faccio un attimo vedere le date. Nel frattempo saluto tutti gli amici della zona di Pescara e dintorni, perché forse non l'ho ancora detto pubblicamente in una live, ho finalmente una data anche per fare una conferenza a Pescara. Come vedete piano piano sto scendendo verso il centro Italia, centro-sud, e al momento Pescara è il 4 di febbraio e vi permetterà di partecipare, se vorrete, a una conferenza dal vivo. Adesso metto un attimino, aspettate, ecco qua. Allora, conferenza di Pescara, le vite precedenti, altro argomento che interessa sempre molti. Se siete interessati a partecipare, scrivetemi a conference@backtotheorigin.org. Stiamo parlando di domenica 4 febbraio. Poi, visto che il corso di Treviso, quello di dicembre, è chiuso, ho aggiunto una data che in realtà si è già riempita velocemente, sempre a Treviso a gennaio. Vi faccio un attimo vedere i prossimi appuntamenti. Novara 9-10 dicembre. Credo ci siano solo più 2 posti, se a qualcuno interessa sbrigatevi perché per ora è l'ultima data prevista per Novara, poi vedremo da marzo in avanti perché come vedete fino a febbraio è tutto full. Prato
Oltre ovviamente 19 novembre ci sarà una conferenza a Prato, ma a parte questo chi fosse interessato a partecipare ai corsi su Prato ce l'abbiamo uno il 16 e 17 dicembre, Treviso 27 e 28 gennaio, perché come vi dicevo è chiuso quello di dicembre, ormai è pieno, e Pescara 24 e 25 febbraio. Ok, così avete tutte le date e tutto. Ora ritorno un attimo a darvi un'altra indicazione perché ho appena pubblicato sul mio canale Telegram una serie di screenshot proprio in funzione del discorso verità. Mi trovo nuovamente a dover esplicitare, fare chiarezza. Allora, la realtà in cui viviamo è piena di dubbie persone che non vedono l'ora di diffamare e inventarsi scuse per in qualche modo forse apparire, avere visibilità, non so neanche bene. In ogni caso è successo su Telegram, su un canale Telegram, che in seguito alla pubblicazione di un messaggio, questo signore tale Cinabro ha cominciato a diffamare il mio lavoro e me come persona, sostenendo peraltro di conoscermi e anche di darmi dei suggerimenti che io non seguo. Ora, io non so assolutamente chi sia questo signor Cinabro, alias Shamarama, perché poi a seconda scrive in un modo o nell'altro, non ho mai comunicato con lui, non ho il suo numero di telefono, non ci siamo mai scritti, non l'ho mai visto di persona, so solo che ha molto tempo da perdere nel parlare male di me, dicendo che io utilizzo delle fonti che il signore si preoccupa anche di inserire in questo canale Telegram con tanto di link, e io ve li mostro, così sul mio canale ci sono gli screenshot, se volete andate a vedere. È assolutamente falso, perché non c'entra niente con il mio lavoro. Lui dice di conoscere delle cose di me che non è assolutamente vero, dice che io utilizzo quelle fonti, potete verificarlo, è assolutamente falso pure questo, fa allusioni anche al percorso di Ramta, che pure questo è assolutamente falso, forse il signore si sbaglia con qualcun altro. Io non ho mai citato o seguito il percorso di Ramta, ho detto cose affini, non è una cosa che mi appartiene. Allora, smettiamola di perdere tempo cercando di diffamare persone che stanno facendo un lavoro serio, anche se capisco che abbiate bisogno di visibilità. Però io non ho voglia di assecondare tutto questo, e siccome ho specificato più volte che mi interessa essere coerente, nel momento in cui vedo situazioni di questo tipo, proprio per una questione di trasparenza anche con chi mi segue, mi sento di ripubblicare gli screenshot di quello che è stato scritto, specificare la mia posizione e poi sinceramente passare oltre, perché di sciamarami, sciamani e cinabri vari non sono molto interessata, però evidentemente personaggi di questo tipo non hanno niente di meglio da fare. Va bene, d'accordo. Detto questo, io inizierei invece a parlare di quello che ci interessa, cioè la terra che io ho voluto chiamare terra interna. Ma capisco che questo nome è assai meno popolare di quello invece famoso, che è terra cava. Allora, del discorso terra cava se ne sono occupati tantissimi personaggi in varie aree della scienza, della spiritualità. Ci sono stati matematici, scienziati, esploratori, e ci sono state anche delle ricerche governative, militari in merito a questo discorso delle famose civiltà sotterranee. La terra cava racconta che all'interno della nostra terra c'è una sorta di altro mondo fatto di continenti sotterranei, città, popolazioni, addirittura un sole interno, e che ci siano dei passaggi per poterci entrare e che quindi insomma in qualche modo si possa, probabilmente imboccando il cunicolo sotterraneo, la caverna, il canale giusto, arrivare in questo mondo meraviglioso, che poi viene descritto in vari modi, come il regno di Agartha, Shambhala, c'è chi lo chiama Shangri-La, c'è chi lo chiama Eden. Di solito è molto figo, puro, fatto di esseri meravigliosi. Altre correnti lo identificano a volte in maniera meno luminosa, ma comunque ne parlano tutti.
Soprattutto si parla spesso di Agartha, di terra cava, quando si parla delle ricerche fatte dai tedeschi nel periodo della seconda guerra mondiale, perché c'erano addirittura delle società segrete, la famosa società Vril legata a Maria Örsic, che faceva ricerche importanti riguardo a tutto questo, e sappiamo che possiamo dire che i nazisti avessero una vera e propria fissa di questa storia dei passaggi per la terra cava, eccetera. E poi c'è una storia super famosa, nonostante esploratori, ricercatori, a spot qua e là ogni tanto vengono fuori, e sono venuti fuori anche nel passato, con dei racconti che sono un po' ai confini della realtà, ma in cui raccontano di essere riusciti ad entrare all'interno di questa terra cava. Scusate, mi vedete distratta perché mi sono accorta che ho la batteria del cellulare praticamente quasi scarica. Allora, aspettate solo un secondo perché altrimenti succede un casino, un attimo. Ok, scusate, sono qua, riprendo subito, è che devo riuscire a recuperare il caricabatterie, non me ne sono accorta, se no la telecamera del cellulare ci lascia e voi non vedete più niente, il che potrebbe diventare antipatico durante una live. Allora, dicevamo che molti esploratori sono arrivati in questo mondo fantastico o l'hanno raccontato, ma uno nello specifico è un personaggio famoso perché era un ammiraglio, l'ammiraglio Byrd. Ha anche ricevuto delle onorificenze dal governo americano, dalla Marina americana, e di conseguenza rispetto a tanti altri personaggi l'ammiraglio Byrd è decisamente più importante perché diciamo che è degno di stima, di riconoscimento, eccetera. Bene, ne parleremo tra un pochino. Comunque anche l'ammiraglio Byrd racconta di aver attraversato nelle sue numerose esplorazioni delle zone impreviste, nel senso che sia al Polo Nord che al Polo Sud, lui sarebbe andato in entrambe le zone, avrebbe ritrovato delle parti di isole, di terra, dei territori imprevisti. Allora, scusate solo un attimo che lo attacco, non vi preoccupate che arrivo immediatamente. Eccoci, eccomi qua. Dovremmo esserci. Ancora un momento. Questa sera dobbiamo fare le robe complicate, ecco. Non vedo che si carica, ma in teoria si carica. Non fa versi, ma il bello della diretta, ragazzi, ci sono le dirette. Questa è una diretta, se non me ne foste accorti, questi sono i problemi che capitano quando si è in diretta. Però l'abbiamo risolto, per cui dovrebbe non essere troppo grave. Se adesso mi dici di nuovo che non è carico, allora dovrò risolvere in qualche altro modo, ma credo di sì. Ok, andiamo avanti. Stavamo parlando di come l'ammiraglio Byrd sia arrivato in una delle sue numerose attraversate che ha fatto, ripeto, sia al Polo Nord che al Polo Sud in zone non previste dalle mappe. E questo fa venire qualche dubbio, cioè che ci sia un portale, che sia arrivato alla terra cava, che sia arrivato in aree della terra non conosciute, eccetera, eccetera. Qui ovviamente ci sono più ipotesi, ma vi dirò tra poco dove è finito l'ammiraglio Byrd veramente. Ma prima di dire questo vorrei dare due indicazioni sulla conformazione della Terra da un punto di vista della sua struttura geologica stratificata, perché la Terra ha una struttura geologica stratificata di cui si ha informazione anche dalla cultura ufficiale, e che così è, perché è vero che la cultura ufficiale ci racconta un sacco di stupidaggini e questo io ve lo sto riportando in più occasioni, direi tutti i momenti. Però è anche necessario dire che ci sono alcuni aspetti che sono
veri, non è tutto completamente falso. E infatti moltissime delle famose PSYOP vengono chiamate, quindi delle operazioni che servono per distogliere l'opinione pubblica e creare una sorta di manipolazione psicologica all'interno dell'informazione, si basano proprio sul fatto che tutti quelli che hanno cominciato a farsi delle domande e hanno iniziato ad avere dei dubbi sulla realtà, sono ovviamente molto più disposti ad accettare versioni alternative e proprio per questo questa predisposizione viene sfruttata e utilizzata per rivendere le famose PSYOP, cioè una sorta di disinformazione voluta che crea confusione e porta le persone nella direzione opposta a quella poi della verità, seppure in apparenza raccontano cose controtendenza, sono in realtà controtendenza, ma comunque sempre dalla parte sbagliata. Ora, vi dico tutto questo perché effettivamente il fatto che all'interno della Terra ci sia un enorme buco è una favola, è una psyop, è una di quelle cose che vengono volutamente vendute al pubblico, quello considerato complottista, anche questo nome non piace per niente perché non sono quelli che li fanno, i complottisti li fanno, i complotti non è che li sventano, in questo caso anche il nome è sbagliato, ma ci siamo capiti. Allora, a tutte le persone che non si fidano più della narrativa ufficiale vengono fornite tutta una serie di narrative controcorrente, controtendenza e altrettanto false. Una di queste è quella della terra cava, che fa coppietta con quella della terra piatta. E ora mi dispiace essere così esplicita e un po' cruda da questo punto di vista, ma effettivamente è così. La Terra non è cava e non è piatta, c'è un sacco di misteri, ma non sono quelli. E il motivo per cui viene così tanto spinta una cosa e l'altra in certi ambiti è proprio per ridicolizzare i personaggi che poi alla fine prendono in considerazione queste ipotesi e per fuorviare e mandare fuori strada e confondere le acque ulteriormente. Ora, la Terra ha 4 strati. Il primo strato è quella che viene definita crosta, che è molto piccolo perché ha uno spessore che è variabile dai 5 ai 65 km, che può sembrare tanto, ma non è poi così tanto. In questo strato di crosta c'è tutto quello che voi potete immaginare come roba strana sotterranea. Quindi da quelli che possono essere come dire, edifici che hanno piani anche sotterranei, militari, non militari, a tutto il resto, ma tutto si gioca in questo 1% di terreno che gira tutto intorno alla Terra e che viene definito crosta. Sotto la crosta c'è il mantello che è enorme, è lo strato più grande. Se la crosta è grande da 5 a 65 km, il mantello è profondo 3000 km, quindi è una roba enorme, che è uno strato di roccia di silicato, che è diciamo semiliquido, dove c'è del magma, roccia fusa, eccetera, eccetera. Oltre a questo abbiamo poi un altro strato, anche questo molto grande, anche se un po' più piccolo, perché appunto la crosta è l'1%, il mantello, vi dicevo, 3000 km, sotto il mantello c'è il nucleo esterno, 2200 km, sotto il nucleo esterno il nucleo interno, 1200 km, per un totale di 6500 km. Ora, chi pensa che si possa fare un buco da una parte del mondo e uscire dall'altro, tipo in Cina, non ha fatto bene i conti su quali siano le opzioni al momento disponibili con la tecnologia divulgata che abbiamo. Il buco più grande mai fatto, non so se lo sapete, ma c'è proprio un foro famoso, un buco, che è stato fatto giù in profondità nella terra. È un pozzo, si chiama Pozzo Super Profondo Kola. Il pozzo super profondo Kola, che è proprio famosissimo perché è il più profondo, è profondo 12.000
12 chilometri e 226 metri, una roba del genere, insomma circa 12 chilometri, che considerando che, come vi dicevo, lo strato dell'1% della crosta va dal 5 chilometri ai 65 chilometri, non è manco metà della crosta, e questo è il più profondo. Ora, non vi aspettate una voragine, è una roba di 20 centimetri, il tappo che lo chiude è grande così, è un piatto praticamente, sono 20 centimetri, ci hanno messo 20 anni per farlo, perché è molto complicato riuscire a scendere con delle aste che hanno sulla punta tutta una serie di lame per poter perforare, eccetera, eccetera. Insomma, ci è voluto un sacco. L'hanno fatto in una zona dove Kola è il nome dell'area, è in Russia, tra la Russia e la Norvegia. Quello che raccontano è perché c'era del materiale molto interessante, perché in quel punto ci sono tra le rocce più antiche, più famose. Va bene. La fossa delle Marianne, che è una fossa all'interno del mare, la più grande, la più profonda, è 11 chilometri o poco più, insomma, più o meno. Quindi questo pozzo super profondo Kola è 12 chilometri e poco più che la fossa delle Marianne, ed è il massimo che siamo riusciti a fare. Ed è in effetti il massimo che c'è, nel senso che è vero che ci sono delle cose che girano sottoterra, per carità, ma la maggior parte della narrativa che noi abbiamo e che ci parla delle civiltà sotterranee, che ci parla di tutto quello che sottoterra riguarda una cultura, degli esseri particolari, non fa riferimento alla terra cava così come viene normalmente raccontata. E questo è perché ovviamente, come vi dicevo, c'è il tentativo sempre di confondere in maniera importante le acque. Allora, esisteva ed esiste uno spazio effettivamente che non è però all'interno della terra cava, ma da un'altra parte, adesso ne parliamo, che all'inizio si chiamava Ar-Rataf, soprattutto un'area specifica, che poi da Ar-Rataf è diventato Agrataf e poi è diventato negli ultimi 3000 anni Agartha. Agartha è in effetti un'area grandissima, un continente all'interno di quella che noi stasera chiamiamo la terra interna, che non è la terra cava. E ora vedremo perché. Agartha o Argrataf in origine non è come Shambhala, sono due cose diverse, perché Agartha è una regione, un continente potremmo dire, mentre Shambhala è una città, quindi è un'area specifica all'interno di Agartha. Ok, detto questo, di Shambhala anche si è parlato moltissimo, soprattutto la tradizione buddista tibetana ne parla e la identifica come uno spazio, una cultura, una città che si trova tra l'Himalaya e il deserto del Gobi e di cui non si sa bene come ci si possa arrivare. Allora, tutte queste informazioni comunque ovviamente non possono essere casuali. Tutte queste culture che ne parlano, sta gente che comunque racconta di esserci più o meno stata, tutto questo, è vero che c'è una grande psyop, come viene chiamata, da parte del governo ombra per confondere le cose, è vero che viene proposto questo falso credo della terra cava come quello della terra piatta, ma comunque qualcosa di vero c'è. Allora, andiamo a vedere qual è la parte buona di tutto questo. E per poterlo capire dobbiamo ricollocarci all'interno della famosa mappa dimensionale. Questo è il motivo per cui ne parliamo adesso e non ne ho parlato, per esempio, nelle primissime puntate, nei primissimi appuntamenti, proprio perché ovviamente bisognava avere un minimo di elasticità. Allora, il discorso della terra interna non è possibile affrontarlo se non si parla di Stargate, che è una cosa che invece sembra come dire, relegata all'area esclusivamente della fantascienza. E invece
non è proprio così. Abbiamo visto quanto gli Stargate siano importanti anche per quanto riguarda la mappa dimensionale e la nostra matrice olografica nella quale viviamo. Ora, gli Stargate sono presenti nell'universo e servono a fare una sorta di collegamento tra una parte e l'altra e vengono utilizzati per spostarsi. Molte razze li utilizzano in maniera tale da poter transitare da una parte all'altra dell'universo senza dover percorrere tutto lo spazio che collega questi due punti, ma gli Stargate funzionano appunto da possibili collegamenti in modo che uno materializzato in un punto si possa smaterializzare e rimaterializzare in un altro. Stargate o portali ce ne sono sia nell'universo, sia all'interno dei soli, a molti soli che vengono collegati con uno Stargate, all'interno dei pianeti. Pensate che li abbiamo anche nel nostro corpo. E non dovrebbe stupire tutto questo, proprio per il semplice fatto che comunque noi ovviamente riproponiamo, così come vi dicevo quando abbiamo fatto la live sul Sacro Graal, che le 12 dimensioni vivono e si ripetono all'interno del nostro corpo in 12 differenti frequenze che matchano perfettamente con quelle delle dimensioni che sono rappresentate dai 12 chakra. A proposito di questo mi sono ricordata che non vi ho detto esattamente i punti in cui i chakra, i 12 chakra si trovano. I primi 7 li sanno tutti, ma dall'8 al 12 solitamente non si conoscono, per cui farò un extra apposta per questo. Mi è sfuggito la settimana scorsa, scusate, ho tante cose da dire, ogni tanto vi perdo qualche dettaglio. Ok, vedo che intanto Martina Salvati dice ma lo sfondo ha a che fare con il tema della serata. Beh sì, perché è un'immagine che potrebbe essere quella che nell'iconografia tradizionale comunque richiama il discorso terra cava. Adesso vedremo che è un po' diverso, ma l'immagine doveva richiamare quello, quindi sì, è stata messa proprio per questa ragione. Allora, andiamo avanti. Questa terra interna è una terra che si trova in una differente dimensione, quindi non è un buco. Se voi scavate un buco profondo come volete su questa pianeta Terra di terza dimensione e di prima densità, quella più solida, non troverete mai la terra cava, perché non è lì, ma si trova in una dimensione particolare che sta tra la terza e la quarta. Poi diremo anche, l'avevo già accennato, che le cose sono cambiate recentemente, ma prima di arrivare agli upgrade, restiamo un attimo alla situazione tradizionale, perché comunque il cambiamento è veramente molto recente. Quindi questa terra interna si troverebbe in una dimensione che sta tra la terza e la quarta, quindi anche tra due densità, la prima densità e la seconda densità. Se volete avere un'idea più chiara di dimensioni e densità, vi invito ad andare a vedere le live precedenti, soprattutto le prime che parlavano proprio della struttura della matrice temporale olografica nella quale ci troviamo, se no dicono poi che ripeti sempre le stesse cose e quindi vi invito ad andare a rivedere. La terra interna quindi si trova in una differente densità, in una intermedia densità e in una differente dimensione. Vi ricordo che le dimensioni sono rappresentate non solo da uno stato di coscienza diverso, una frequenza diversa, ma vanno a braccetto con il continuum temporale, quindi è anche un tempo diverso. Potremmo dire che temporalmente è mezzo ciclo di dimensione più avanti, quindi se vogliamo un po' come dire esplicitarla nei termini proprio di anni, potremmo dire che per quanto riguarda la Terra interna è avanti a noi come epoca storica, come periodo, di circa 2200 anni, ok? Senza andare a vedere proprio il dettaglio dell'anno preciso, perché è circa mezzo ciclo. Quindi noi
riuscendo ad entrare, e vedremo come, attraverso degli Stargate, dei portali dimensionali, all'interno della Terra interna, ci troviamo in realtà nel futuro. Allora, questi 2200 anni sono il futuro, ma come già abbiamo spiegato in altre live, anche nel passato, perché c'è questo ricongiungersi, questo percorso evolutivo delle razze del progetto umano Turaneusiam, che poi è il nostro, dell'essere umano, che è partito da un mondo chiamato Tara, che era la Terra di seconda densità, ed è arrivato fino a qua, quindi nella Terra vera e propria, però il suo percorso evolutivo di ascensione è quello di tornare a Tara e quindi nel futuro a tornare a essere un po' come era nel passato, per cui c'è un po' questa sovrapposizione. In un certo senso noi troviamo delle razze del nostro passato, ma anche del futuro all'interno della Terra interna. E questo è ovviamente molto interessante, ma si fa un po' fatica a pensarlo, perché non è quello che solitamente siamo abituati a concepire. Allora, diciamo anche questo, questi portali Stargate sono, potremmo dire, connaturati nella struttura morfogenetica dell'universo, del pianeta, dell'entità, eccetera. Quindi ogni dimensione ha comunque degli Stargate che facilitano il passaggio da una dimensione ad un'altra, ma anche all'interno della stessa dimensione universi, pianeti, stelle hanno questi Stargate. E questi potremmo dire che sono, tra virgolette, naturali. Naturali, come può essere naturale un aspetto della matrice olografica, che peraltro è, e questo è un dettaglio che comunque è interessante da specificare, in continuo mutamento, come qualsiasi insieme di forze lo è. Di conseguenza anche questi Stargate non sono fissi e immutabili, ma un po' si muovono, si spostano, non in maniera casuale, non random, ma perché parte di questa griglia morfogenetica che ha comunque tutto un suo movimento di assestamento a seconda delle forze in gioco in quel momento. Ma non esistono solo gli Stargate, chiamiamoli tra virgolette naturali, esistono degli Stargate sintetici, pure gli Stargate sintetici, non ci si fa mancare niente di sintetico. Purtroppo è così. Questi Stargate sintetici, cioè artificiali, costruiti dalle razze artificiali, sono quelli che potete immaginare più o meno come rappresentati dal film Stargate. Ecco, il film o la serie televisiva Stargate è stata una grande operazione di quella che viene detta disclosure, perché sono state in realtà dette e rese pubbliche parecchie informazioni riservate. Ovviamente non tutto, ma anche se poi è passato un po' come qualcosa di, come dire, da fantascienza ovviamente, no? Una roba che serve per intrattenere il pubblico davanti alla televisione, invece c'era molto di vero. Effettivamente ci sono questi Stargate artificiali creati, molti dei quali nel tempo sono stati trovati e sono stati trovati proprio come nel film Stargate, sono stati dissotterrati da sottoterra, hanno una serie di simboli, aspetti di frequenza, colore, energia che vanno un po' ad incastro, un po' come nel film, che rappresentano, potete immaginare, un po' l'IP di un computer, insomma, c'è un discorso di indirizzi e di corrispondenze che vanno create e sistemate insieme in modo da poterlo attivare.
Chi ha trovato questi Stargate, e molto spesso stiamo parlando di militari, ovviamente, di governo ombra, insomma quello che potete immaginare come Deep State, non necessariamente li sa utilizzare, anzi tendenzialmente, seppure ritrovati, non è proprio così facile, però esistono. Gli Stargate, in ogni caso, quelli tecnologici, che poi comunque ce n'è, a seconda della razza che li fa, di forme, modalità un po' diverse, non è che sono proprio tutti uguali fatti con lo stampino, non necessariamente si trovano esclusivamente sulla Terra, ma si possono trovare anche in cielo. E questo è esattamente quello che è successo all'ammiraglio Byrd, cioè con il suo aereo, l'ammiraglio Byrd, nel momento in cui si è trovato a sorvolare il Polo Nord e successivamente l'Antartide, è finito dentro uno di questi Stargate, di quelli proprio che portavano e portano alla terra interna. E quello che lui ha visto, ossia a un certo punto si è ritrovato, se vi ricordate il racconto, a non vedere più i ghiacci, a vedere una situazione con vegetazioni particolari, fiumi, laghi, mammut, animali strani, tra cui uno che sembrava un mammut, che effettivamente era un po' curioso come animale, avere tutta una serie di disguidi elettromagnetici legati alla bussola, legati al giroscopio, per cui lui sostiene che fossero un po' impazziti tutta la sua strumentazione elettronica, e poi di essere stato affiancato da delle sorte di UFO, velivoli alieni, che gli hanno comunicato di non preoccuparsi, che l'avrebbero scortato. Racconta anche di aver perso completamente i comandi del velivolo, che è stato un po', come dire, comandato da remoto e fatto atterrare in una piattaforma dove poi verrà accolto da questi esseri alti, biondi, con questo accento nordico, forse anche un po' tedesco, non si sa, e in ogni caso viene poi scortato in una città meravigliosa, di un materiale particolare, brillante, in cui è tutto scintillante, quasi con sfaccettature arcobaleno, insomma una cosa proprio molto differente, dove tra l'altro lui racconta di una strana luminosità, di non vedere esattamente la luce del sole, ma di essere in un ambiente luminoso, eccetera. Allora, questa storia dell'ammiraglio Byrd ovviamente è stata piuttosto scomoda da gestire proprio per l'ambito militare all'interno del quale lui faceva parte, perché era stato insignito della medaglia d'onore, quindi era un personaggio degno di fiducia. La sua integrità, la sua buona fede erano difficilissime da mettere in discussione. E quindi quando questo se n'è uscito con dichiarazioni, foto, cose, e ha fatto più viaggi, tutti un po' strani, questa specie di Indiana Jones, perché ha fatto un sacco di voli, un sacco di viaggi, Polo Nord, Polo Sud, portandosi sempre a casa esperienze un po' particolari, e poi soprattutto nel momento in cui si è messo a attraversare per chilometri e chilometri, prima il Polo Nord e poi il Polo Sud, ovviamente ha creato la necessità di insomma metterlo a tacere, e di conseguenza dopo l'ultimo suo viaggio, che era nel 1947, anno in cui sono successe un bel po' di cosette, lui mi pare che torni l'11 marzo dall'ultimo viaggio e viene, come dire, accolto da un'equipe medica che insomma un po' lo fa passare per scemo, un po' gli intima di non dire assolutamente niente. Infatti lui non dirà nulla, ma per fortuna i suoi racconti sono stati tramandati, perché ci sono rimasti i diari, i famosi diari dell'ammiraglio Byrd, che racconta invece dell'accaduto. Allora, quello che è successo all'ammiraglio Byrd in realtà è che, siccome ci sono varie Stargate che portano alla terra interna, ma due grossi importanti sono al Polo Nord e al Polo Sud, lui col suo aeroplanino ci si è infilato dentro e quindi è finito in un'altra dimensione, è finito in questa dimensione intermedia chiamata terra interna, che è sì popolata,
da culture anche molto avanzate, da molte razze che sono, diciamo, collegate, sono ancora quelle di cui io vi ho raccontato quando parlavamo del progetto umano angelico Turaneusiam, quindi le razze radice e le razze Starseed, le 12 razze che hanno contribuito a creare i 12 filamenti, a ricreare i 12 filamenti del progetto iniziale, progetto umano angelico, e quindi diciamo che è un po' come se avesse incontrato i nostri antenati. Ora, ci sono altri Stargate, ovviamente, anche sospesi in cielo oltre al Polo Nord e al Polo Sud. Uno, famosissimo, è quello sopra il triangolo delle Bermuda. Ecco perché ogni tanto gli aerei spariscono in maniera strana. Triangolo de Bermuda, per Bermuda, Florida, Porto Rico, penso che sappiate più o meno di che cosa si sta parlando. Comunque, di entrate al mondo di Agartha, quindi di entrate per questa terra interna, ce ne sono parecchie e sono tutte attraverso degli Stargate che in ogni caso sono protetti e dove non è così semplice passarci, anche se sapete dove sono, perché è necessario avere una sorta di coerenza, di connessione con i propri filamenti del DNA. Abbiamo visto come ci sia una stretta correlazione tra coscienza, DNA, livelli di dimensioni e livelli dei chakra. Ecco, quindi le persone che potevano e che possono passare attraverso questi Stargate per arrivare alla Terra interna, comunque devono o essere portati volontariamente o avere delle caratteristiche particolari di attivazione del DNA, se no non è possibile. Qualcuno ci è andato? Sì. Qualcuno ha raccontato? Sì. E soprattutto ne parla il Secret Space Program, che racconta di quello che è stato l'ingresso nella terra interna, anche se spesso viene spacciato un po' per terra cava, ma è di questa che si sta parlando, e si racconta come fosse. Allora, un'altra cosa che può essere interessante è che di porte per la terra interna, quindi di Stargate, ce ne sono anche proprio sulla Terra e uno di questi ne abbiamo parlato già in altre puntate, era ed è sotto la piramide di Giza, sotto la grande piramide in Egitto. Questo passaggio molto importante, egiziano, nasce proprio nel punto che rappresenta il cuore, il chakra del cuore del pianeta Terra. Vedremo che ci sono molti Stargate che portano alla Terra interna che sono tutti più o meno sullo stesso asse, l'asse che corrisponde all'asse terrestre, anche se l'asse terrestre è cambiato nel tempo e in effetti erano giusti nel momento in cui l'asse aveva un'inclinazione lievemente diversa. Successivamente a cataclismi e altre situazioni per cui l'asse ha modificato la sua inclinazione, questi Stargate per poter continuare a funzionare sono stati, diciamo, ritarati. Quindi ci sono state razze in grado di gestire gli Stargate e ce ne sono parecchie, perché a noi sembra che sia tutto così tanto complicato perché siamo tenuti nell'ignoranza più assoluta, ma c'è chi è assolutamente in grado di farlo. E di conseguenza assolutamente sono state sistemate. Sì, allora adesso vedo qualcuno che dice la Sfinge. Sì, assolutamente. Tra la Sfinge e la Grande Piramide, e comunque è quell'area lì, non è che è un puntino, sulla Sfinge c'era proprio il passaggio per andare, eccetera, eccetera. Comunque stiamo parlando dell'Egitto di quel punto lì.
Poi, se volete tutto lo spiegone, l'avevo già fatto quando si parlava della Sfinge degli Egiziani. Ma non è solo quello. Un'altra zona abbastanza conosciuta, ma meno sicuramente, dove sta un altro Stargate che permette di scendere alla terra interna, scendere o arrivare a questa terza dimensione in mezzo, si chiama la Cuevas dello Staios, cioè la caverna dei Taios. Sti Taios sono una sorta di uccello, sembra un po' un uccello notturno, adesso io non sono un'ornitologa, però comunque è abbastanza grande, pieno di questi animali notturni, ed è in Ecuador, si trova in Ecuador. Ci sono un sacco di miti e leggende, tra l'altro bisogna calarsi per delle pareti di pietra di 10-15 metri molto strette per poter arrivare a questa grotta. La prima spedizione, insomma un po' famosa, è stata fatta nel 1969 e poi ce ne sono state delle altre, ma già dalla prima pare siano stati trovati dei libri, che non erano libri ma erano fogli metallici con dei simboli incisi sopra, quindi dicevano che erano o d'oro o comunque il colore dorato. C'è chi sostiene di aver visto alieni, entità particolari all'interno di questa grotta. Ne parla un certo Moric, ne parla von Daniken, se ne parla, ma poi c'è stata un'altra importante spedizione circa nel 1976 tra l'Inghilterra, che non si fa mai mancare niente, e l'Ecuador, in cui tra i personaggi che ci hanno partecipato ci hanno ficcato anche Neil Armstrong, così faceva figo quello che raccontava di essere stato il primo a mettere piede sulla Luna. Giusto così per fare un po' di casino, di mescolare vero, falso, realtà inventate con realtà reali, eccetera. Comunque si parla, si narra di una sorta di biblioteca fatta con queste lastre di vari metalli, si parla degli spazi all'interno di queste grotte tagliati in maniera precisa, che danno l'idea di una tecnologia, cunicoli anche questi precisamente scolpiti, una sala con delle sorta di statue rappresentanti animali strani, insomma ci sono un sacco di racconti e soprattutto c'è un missionario salesiano che si chiama padre Carlo Crespi Croci, che aveva tutta una serie di materiali tratti da sta grotta, che tipo 50.000 pezzi, che poi ovviamente hanno detto che questo qui era un poverino e che tutti i cretini della zona gli avevano fatto dei manufatti finti e glieli avevano propinati. Ora non so quale fosse il divertimento nel fare questa cosa, ma ovviamente poi quando si deve svilire qualcosa lo si fa. Quello che è curioso è che comunque continuano a fare spedizioni lì. So che c'è stata una spedizione dal 7 all'11 aprile proprio del 2023, quindi di quest'anno, e sono riusciti a trovare una grande parete che non era forse ancora stata ritrovata, di circa 4 metri, piena di petroglifi e cose varie, veramente impressionante. Ora, ci sono delle cose strane lì, in effetti, perché in Ecuador, proprio in questa caverna de los Tayos, c'è un ingresso di questa terra interna dove è possibile che ogni tanto qualcuno entra, esca e ci porti anche qualcosa di fisico, insomma. Vediamo qualche altra famoso ingresso della terra interna. Uno famoso è nel deserto del Gobi, in Mongolia. Poi abbiamo le cascate di Iguazú. Le cascate di Iguazú sono delle cascate meravigliose tra l'Argentina e il Brasile. C'è una parte più grande, che è l'area argentina della cascata, e una parte un po' più piccola brasiliana. Ci sono un sacco di miti, leggende su questa cascata, di vari esseri pseudo-divini, probabilmente alieni, che ci scappavano fuori, eccetera, eccetera. Questa comunque è un'altra area dove c'è uno Stargate per la terra interna. Poi abbiamo la grotta dei Mammoth,
del Kentucky, che è anche questa una grotta grande, molto importante, perché in America è una delle grotte, forse addirittura ha il sistema più lungo di grotte collegate insieme, non solo d'America ma del mondo, perché è proprio lunghissima. E anche qua nel Kentucky abbiamo un altro ingresso della terra interna. Poi abbiamo il Mato Grosso in Brasile, poi abbiamo il Monte Sastra in California. Monte Sastra, siamo in California del Nord, se siete pratici, confine con l'Oregon. Questa è una montagna di 4.321 metri, di origine vulcanica, anzi è un vulcano, si dice dormiente, che circa ogni 600-800 anni decide di eruttare, è la quinta montagna più alta della California, e anche qui ci sono miti e leggende di ogni tipo. Gli Hopi, per esempio, raccontano di aver visto arrivare da lì, uscire da questa montagna, sorte di entità lucertole, esseri lucertola, che avevano costruito in maniera sotterranea diverse città, e una di queste si doveva trovare proprio lì. Secondo invece altri indiani, i Miwok e insomma varie altre tribù, uscivano persone invisibili, c'erano persone invisibili. Hanno trovato dei resti, insomma anche sul Monte Sastra c'è una sorta di loro Bigfoot, insomma c'è un po' di tutto, ogni tanto scappa fuori qualcosa, e comunque effettivamente anche questo è uno dei possibili, non dei possibili, uno dei portali per accedere alla terra interna. E non poteva mancare il portale italiano, perché ce l'abbiamo pure noi, perché in Italia non ci manca niente, che è, lo sapete probabilmente tutti già, qualcuno chiede in Europa, stanno tutti in America? No ragazzi, cioè, diciamo che la Mongolia non è in America, l'Egitto non è in America, il Brasile, l'Argentina, l'Ecuador sono sì in Sud America, ma comunque ce l'abbiamo anche in Italia, ed è il Monte Epomeo. Ischia, qualcuno si ricorderà qualcosa, e no, non è l'Etna, ma è il Monte Epomeo, che è un altro di questi ingressi. Ma come vi spiegavo, questi Stargate sono non così semplici da avvicinare, perché sono protetti, e anche il passaggio non è automatico, perché si tratta di entrare in un meccanismo che va attivato e che non tutti hanno l'autorizzazione di oltrepassare. E infatti posso dire che anche se andate sul Monte Epomeo non riuscirete facilmente, diciamo, a sbucare nella terra interna. Ora, negli anni 20, negli anni 30, quando c'erano le società segrete dei tedeschi che parlavano di tutto questo e che cercavano un modo per, in effetti loro sono riusciti ad accedere ad alcuni di questi Stargate, e sono riusciti in questo modo, anche attraverso quello himalayano, ad avere dei contatti con le civiltà della terra interna. Quindi, siccome più avanzati, sappiate che c'è addirittura una flotta importante, famosa di Agartha, che viene chiamata la flotta d'argento. Quindi c'è, oltre che tutta una rete di collegamenti, perché diciamo che Agartha è una civiltà, è un'area con una civiltà ad alta tecnologia, molto sofisticata, che collega più aree, infatti c'è proprio una rete che si chiama rete di Agartha. Nello stesso tempo nel sottosuolo della terra interna effettivamente c'è un sacco di roba. Quindi cosa dobbiamo dire? Il mito della terra cava nasce dalla mistificazione di quello che in realtà è una terra come la nostra, ma in una dimensione differente, terza dimensione e mezzo, e in quella terra lì, che però è in un'altra dimensione, non è la nostra, esiste all'interno della famosa crosta, quella che abbiamo anche noi, il famoso 1% di strato, quindi dai 5 ai 65 km di profondità, un'area molto porosa,
e lì c'è di tutto un po' e andremo poi a vedere che cosa c'è in quella parte. Ma stiamo parlando del mondo della terza dimensione e mezzo, quindi della terra interna, non della nostra terra. E all'interno dei contatti che sono stati presi dai tedeschi, sono stati presi contatti con anche quell'antica civiltà umana che esisteva sotto l'Himalaya decine di migliaia di anni fa, che in parte è, come dire, all'interno della nostra eredità, del nostro DNA, perché fa parte delle razze che hanno contribuito a creare la razza Turaneusiam. E questa razza è quella che gli ha fornito tecnologia, per cui da un momento all'altro sappiamo che i tedeschi hanno sfornato tecnologie molto avanzate per la guerra e sono venuti a conoscenza di tutta una serie di cose che fino a poco prima sembravano non sapere, insomma. Ma questo è proprio grazie alla possibilità di passare attraverso questi portali, questi wormhole. Un essere umano ha anche la possibilità di spostarsi nello spazio, nel tempo, nelle dimensioni in maniera indipendente, ma questo dipende dalla capacità che ha di espandere, perché avevamo detto già nella puntata precedente in cui si parlava del Sacro Graal, che si parla, quando si parla di chakra, di espansione dei chakra, espandere i propri chakra, espandere il proprio stato di coscienza a tutti i vari livelli della mappa dimensionale, allora a quel punto si è in grado anche in maniera autonoma di spostarsi nello spazio, nel tempo e nelle dimensioni. Ma non è proprio un giochino da ragazzi, è una cosa complicata che bisogna aver fatto un certo tipo di percorso o avere, insomma, certi tipi di attivazioni di DNA, perché altrimenti diventa veramente complicato. Allora, detto questo, per quanto riguarda le informazioni che sono arrivate da chi è andato a visionare, è riuscito a superare questi Stargate ed entrare nella terra interna, ne parliamo giovedì, perché c'è ancora un sacco di cose da dire, perché ci sono stati i famosi whistleblower, i famosi personaggi che a un certo punto decidono di dichiarare informazioni segrete perché magari non più così convinti della bontà di alcuni programmi, progetti segreti ai quali hanno fatto parte e che dichiarano delle informazioni. Tutto così spontaneo e in buona fede o parzialmente gestito dal sistema artificiale? Anche questo lo vedremo, ma scopriremo che ci sono un sacco di cose interessanti sia sopra la Terra che dentro la Terra, ma parliamo della Terra interna. Scopriremo che tipi di esseri, che tipi di animali, che tipo di aria, che tipo di strumentazione ci vuole per poter andare lì a analizzare, ma soprattutto scopriremo che le cose sono un po' cambiate e come sono cambiate e perché sono cambiate e che effetto questo può farci sarà il tema di giovedì, insieme anche a un'altra chicca, perché vi spiegherò che anche il discorso sulla forma della Terra o su quello che si vede, che noi conosciamo della Terra, nasconde dei grandi misteri. Siamo tutti convinti che le opzioni siano: la Terra è piatta, la Terra è più o meno tonda, la Terra è schiacciata ai poli, la Terra è più grande. E come tutti i grandi misteri e come tutti gli aspetti più importanti della verità che non vengono rivelati, c'è un'altra opzione, che combinazione è proprio quella che svela la nostra realtà. Ma di questo e molto altro ne parliamo giovedì. Un abbraccio a tutti quanti e buona serata.